Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Sottofondo ho le campane, non so se le sentite. E l'argomento di oggi è molto soft, molto leggero, molto polveroso e profumato. Vi volevo parlare del borotalco, non del talco, del borotalco, perché c'è una bella differenza. Siccome io sono curiosa come le scimmie e voglio sempre capire le differenze, dico ma si chiama talco o borotalco? Perché? E quindi sono andata proprio a capire la differenza qual è e adesso ve la dico. E dunque il talco è una polvere, la polvere che asciuga, che rende la pelle più asciutta, tiene lontano le irritazioni, e associata all'acido borico viene chiamato borotalco. Ma il borotalco ha un nome, Manetti e Roberts. Solo questo qua che vedete è il borotalco originale, cioè acido borico e talco. Tutti gli altri, per capirci, sono delle imitazioni, anche se credo che abbia mantenuto il nome borotalco, ma l'acido borico non venga più utilizzato per fare questa polvere perché si sono resi conto che è cancerogeno l'acido borico, che poi nel talco era stata fatta nel 1800 e fischia da questo tizio Roberts, che ebbe questa intuizione di associare questi due elementi per la cura della persona, della pelle della persona, e si è scoperto che l'acido borico è cancerogeno e perciò l'acido borico è stato tolto. Però se andiamo a vedere, almeno la mia generazione, quelle prime, forse anche quelle dopo, quanti sederi ci sono in giro che sono stati cresciuti a cambi di pannolino con il talco, insomma col borotalco. Perché vi parlo del borotalco? Perché è una polvere che è andata un po' in disuso. Come deodorante io credo che sia ottimo. Sto parlando proprio di deodorante per le ascelle. Io ad esempio, quando finisco il deodorante per le ascelle, io col talco mi ci trovo bene, è un'ottima alternativa. E poi la sensazione che lascia sulla pelle dopo la doccia, dopo il bagno, asciuga molto bene la pelle rimane morbida, profumata, liscia e dà proprio una sensazione di benessere. E poi vabbè, ha diversi usi il borotalco, ma veramente tanti, anche per dire, perché poi negli anni si è iniziato a usare per i bambini per appunto la pulizia del puletto al cambio del pannolino o dopo il bagnetto. Ma poi le donne si sono rese conto che questa polvere poteva essere anche utile per dire nel settore del make-up, ad esempio, come cipria. Se si ama avere un incarnato chiaro, il borotalco può essere un buon sostituto alla cipria. O mentre ci si trucca, quando si mette un ombretto, si va a mettere sotto diciamo l'occhio, per non macchiarsi la pelle, del borotalco, in modo che poi quando il trucco è finito, con un colpo di pennello si leva tutto e non si rimane macchiate con i residui di ombretto che chiaramente scende sotto gli occhi o sulle guance. Come fissativo per il make up dà un effetto molto matte, è ideale per le pelli grasse. Ecco, questo è un altro buon utilizzo per le persone che hanno la pelle grassa. Il borotalco va molto bene perché tende proprio ad asciugare la pelle, soprattutto nelle zone più lucide. È ottimo anche come shampoo a secco, quando ci trova in quelle situazioni che si ha bisogno di risistemarsi, riordinarsi, ma non si ha il tempo di potersi lavare i capelli, o in situazioni particolari che non si ci può lavare i capelli in seguito, per dire, non lo so, ad un intervento, insomma, che non si può bagnare i capelli. Il borotalco può essere utilizzato come shampoo secco. Si passa bene sulla cute, si massaggia bene soprattutto sulla cute e poi con dei colpi di spazzola si elimina. E chiaramente se si ha i capelli chiari la procedura è più rapida e più veloce. Se si hanno i capelli castani scuri, c'è il rischio di rimanere grigi o grigie, e quindi in questo caso è meglio, oltre a darsi una bella spazzolata, poi darsi anche un colpo di fonne.
Poi vabbè, come deodorante per piedi e scarpe è ottimo, ma va bene anche per deodorare le scarpiere o anche i ripostigli, basta metterne un po' in un contenitore, in un angolo della scarpiera o del ripostiglio, volendo anche abbinato con del bicarbonato che ha un potere altamente assorbente. È ottimo anche per tenere lontane le formiche, si può spargere ad esempio, io adesso ho preso un formato pocket ai forellini e si può dare per dire intorno ai cornicioni delle finestre, lungo i muri, si fa una fila di polvere e le formiche stanno lontane, e questa è una cosa molto utile soprattutto per chi ha in casa dei bambini. È ovvio che se anche un bambino si mangia il borotalco non è una botta di salute, però è sempre meglio che un veleno, un pesticida, e anche gli animali domestici, di sicuro un cane, un gatto non si va a mangiare del borotalco e anche se lo respira non è nocivo. Poi altri usi, vabbè, prima di fare la ceretta, rende la rasatura o la depilazione più agevole, proprio perché questo effetto che lisciante aiuta nella depilazione. O anche per indossare i collant, che solitamente, almeno a me capita, a parte che i collant li metto molto raramente, ma preferisco le autoreggenti, ma chi è abituata a usare i collant sicuramente una volta su 10 un paio di calze non riesce a infilarlo e lo strappa prima, proprio perché non scivola bene sulle gambe. Mettendo un po' di borotalco sulle gambe, il nylon, il tessuto della calza scivola meglio e rapidamente si indossano senza romperli. E un altro uso utile è quello quando, per dire, si gonfiano le mani e gli anelli non riescono più a sfilarsi dalle dita, basta un po' di borotalco e resta più agevole sfilare gli anelli, come lo stesso le catenine. Avete presente quelle catenine molto sottili che magari sono anche riposte dentro un portagioie, ma quando le tirate fuori sono tutte attorcigliate, arrotolate, e nel cercare di sborigliarle rischiate anche di romperle. Metterle in mano con del borotalco si, diciamo, massaggiano le maglie l'un con l'altra e in un attimo i nodi della catenina, della collanina si sbrogliano. E poi altri usi adesso non me ne vengono in mente, penso almeno quelli che utilizzo o che mi capita di utilizzare. Anche un'altra cosa utile che può venirci incontro il borotalco è quando si spostano i mobili in casa, e per non rovinare i pavimenti, poi a secondo di che pavimenti abbiamo in casa, se per dire del parquet, insomma, o anche del marmo che non si vuole graffiare, e come dicevo appunto, quando si spostano i mobili, prima di spostarli è bene cospargere il pavimento di borotalco, e resterà molto più agevole spostare il mobilio, proprio perché scivoleranno più facilmente senza strisciare sul pavimento. Voi ne conoscete altri utilizzi del borotalco? A me adesso lì per lì non me ne vengono in mente altri, perché sono stati proprio così. Ho acceso la telecamera, ho detto faccio questo video e non mi sono preparata a nulla. Quello che mi è venuto in mente l'ho detto adesso in questo momento. Niente, questo è un video così solo di curiosità, di consigli. Se avete anche voi degli altri consigli o altri utilizzi strani, diversi o non conosciuti, fatelo sapere qui sotto nei commenti, che l'argomento mi interessa. Io il borotalco lo continuo ad usare, anche perché anche il fatto di dire tossico e nocivo, però se andiamo a vedere ne sono uscite una vasta gamma di tante marche che adesso non sto ad elencare, ma sono uscite tutte così in formato bomboletta spray, come deodoranti ascellari, quindi alla fine non so quale sia meglio. Quindi io continuo a usare la polvere, e anzi voglio trovare un bel piumino come quelli di una volta e la scatoletta, e comprare addirittura la busta di borotalco nella busta di carta, e non acquistare neanche più il contenitore in plastica, e comprare la ricarica nel classico pacchetto di carta come era una volta. Bene, per questo video è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie per avermi seguito.